Ciao a tutti e bentornati alla baita. Spero che vi sia piaciuta questa piccola introduzione in cui ho costruito una mensola con il ciliegio che ho affettato diverso tempo fa insieme a Davide, e pian piano sto smaltendo questi bellissimi assi, anche se sono un pochino tagliati storti, piano piano si pialla e in qualche modo si riescono a recuperare. Comunque, allora, volevo approfittare di questa occasione per fare 4 chiacchiere, innanzitutto per ringraziarvi perché ovviamente il canale nel frattempo è cresciuto molto, adesso siamo nel 2022, siamo a circa 70.000 iscritti e volevo approfittarne per parlare un pochino perché molto spesso mi vengono chieste delle cose e quindi cercherò di rispondere alle domande un pochino più frequenti e anche un pochino di presentarmi, perché dall'ultimo video in cui parlavo e spiegavo un pochino chi sono e che cosa faccio è passato diverso tempo. Allora, chi sono? Beh, sono Luca, mi sembra abbastanza evidente. E cosa faccio nella vita? Allora, molta gente pensa che io viva qui e viva di questo. No, ovviamente no, ho un lavoro in un'azienda aeronautica e questa baita l'ho acquistata 4 anni fa. Diciamo che proprio in questi giorni ricorre, possiamo definirlo l'anniversario, è il 4º anno che sono dietro a sistemare questa baita. Quindi sfattiamo anche un mito, ma in realtà non è che è un mito. Molta gente sul canale di passaggio, come vi dicevo, la maggior parte di quelli che guarda i canali non è nemmeno iscritta, quindi non sa nemmeno, non segue la cronologia del canale, i video precedenti, scopre un video e di conseguenza trae le sue conclusioni. Va bene anche così, YouTube è fatto per intrattenere, non è che è fatto per... cioè almeno il mio canale non ha uno scopo realmente educativo, ha uno scopo di intrattenimento. Io voglio intrattenervi, io amo la fotografia, i video, la montagna, la natura e mi piace condividere con voi queste cose cercando di proporvele nella maniera più
più bella possibile, per quanto io possa riuscire a farlo, ecco. Quindi non è che sono qui per educare o per motivarvi a fare. La motivazione la troverete se eventualmente quello che faccio qui vi può illuminare, come è successo per esempio con me, guardando magari il canale di Sean James o altri canali anche. Un'altra delle cose che mi viene chiesta spesso è dove ho imparato a fare i lavori, dove ho imparato a utilizzare determinati attrezzi. Allora, ho imparato strada facendo, sto imparando tuttora, ci sono tantissime cose da imparare. Si impara quando ci si mette in gioco e si decide di portare avanti un progetto e essere indipendenti, perché a me piace moltissimo essere indipendente e quindi arrangiarmi da solo. In qualche modo riesco tutto sommato a tirarmi sempre fuori dai problemi che si possono trovare in una situazione, in un contesto del genere. Cambiamo anche un po' inquadratura. E quindi secondo me è importante riuscire a fare un po' di tutto, imparare a fare un po' di tutto, perché in questi contesti è indispensabile, quindi questa è, diciamo, è una regola base. Un'altra domanda che mi viene posta di frequente è come si fa a trovare una baita, come si fa. Probabilmente farò dei video più specifici più avanti, in cui magari darò qualche dritta particolare. Comunque il concetto è che se partite chiedendo una cosa del genere, già state partendo col piede sbagliato, secondo me. Perché? Perché, come vi dicevo, bisogna essere indipendenti e sapersi arrangiare, e quindi per prima cosa bisogna avere la volontà e quindi come si fa? Si va in giro, si cammina in base a dove vivete, in base alla vostra zona, cercate cartelli di baita in vendita e provate a contattare i proprietari e provate a trovare un accordo, cosa molto difficile. Ed ora mi riallaccio a un commento che ho ricevuto proprio oggi e che va ad affrontare proprio un argomento che è tra quelli più frequenti, più richiesti, ecco. Allora, mi scrivono: Luca, è possibile fare una scelta del genere in completa autonomia senza lavorare, decidendo di vivere così da ciò che ti dà il bosco? Allora, ecco, qua bisogna essere, secondo me, molto onesti. Dipende come vogliamo vivere per prima cosa, perché generazioni hanno vissuto in montagna, spaccandosi la schiena, portando gli animali al pascolo, vivendo con pochissimi lussi, con pochissime cose, pochissimo denaro, e non so se è questo quello a cui vogliamo ambire, perché questo sì è facilmente realizzabile, ma nella società viziata del giorno d'oggi, in cui possiamo ottenere facilmente tutto, la vedo veramente molto difficile. C'è chi ha un grosso capitale da parte, o comunque un buon capitale da parte, e automaticamente si può permettere di investire in una proprietà magari grande, in una posizione comoda, raggiungibile in macchina, e quindi si può partire con magari un'attività agricola o qualche cosa del genere. Per quanto riguarda il discorso, si può vivere con ciò che ti dà il bosco? A mio parere no, senza vivere in miseria, ecco. Si possono fare tante cosine, come potete vedere io ad esempio ho iniziato, una delle cose che si può fare, ad esempio non vivendo stabilmente in baita, è l'apicoltura, che anche quello è un discorso molto complesso che bisogna imparare a gestire e ci vuole tantissima esperienza. Come vedete l'anno scorso sono riuscito a fare appena 10 kg di miele, quindi se noi facciamo affidamento sulle risorse che ci dà la natura per quello che è, un anno ci può andare bene, l'anno dopo ci può andare malissimo. Ecco, un'altra opportunità che ci può essere per autosostentarsi è la caccia. Comunque la caccia dobbiamo considerare anche qua che c'è un certo capitale da investire, perché le licenze di caccia costano care e le armi, porto d'armi, tutto quanto ha un costo iniziale, e anche lì insomma non è garantito che portate a casa, poi ci sono tutta una serie di regole, quindi ecco, io credo che vivere in montagna sia fattibile ma sia molto dura, comporta moltissime rinunce, non credo che sia facilmente realizzabile in un luogo come questo, perché è veramente un po' troppo impervio, il terreno è molto scomodo,
quindi risulterebbe veramente troppo faticoso e comunque non è nei miei progetti. Onestamente sono appagato così, facendo quello che mi piace nel mio tempo libero. Purtroppo il tempo è sempre poco, ecco, questo sì, questo sì. Quindi questa secondo me è un po' pura utopia, ed è una pura utopia che sta venendo un pochino fuori in questi tempi recenti, forse a causa anche della situazione generale che ci circonda. Molta gente si sente frustrata perché vive nelle sue convinzioni e è convinta che si possa, con un battito di ciglia, passare dalla società del benessere moderna e che ci offre tutto, e fuggire in montagna in modo da risolvere tutti i nostri problemi, le nostre costrizioni sociali e via dicendo. Secondo me questa è utopia. Io ho un lavoro e poi vengo qui e lavoro pure qui. Questa è la mia grande passione, ciò che mi piace fare, mi piace stare in mezzo alla natura, mi piace, come vi dicevo, l'indipendenza, mi piace arrangiarmi da solo. Adesso avete visto, comunque mi sono evoluto con un impianto fotovoltaico. Ci sono tantissime soluzioni per essere indipendenti a livello energetico e avere anche dei comfort, dei lussi in più, senza per forza dover rinunciare a tutto, perché io onestamente non voglio rinunciare a tutto. Cioè, quando si passa tanto tempo in un luogo del genere è anche bello avere degli intrattenimenti e anche degli strumenti che possano semplificare la vita. È giusto passare da una fase in cui si impara a fare le cose da zero, ma poi ci si evolve. Io la vedo così. Il lavoro manuale, che io prima concepivo come strada maestra, è ancora lì. Ancora adesso utilizzo attrezzi manuali, faccio ancora lavori manuali, ma avendo a disposizione la tecnologia, preferisco appoggiarmi alla tecnologia perché mi permette di fare dei lavori in tempi più rapidi e delle volte anche meglio, quindi sicuramente non ci vedo nulla di male. Quindi io non sono partito avendo un grosso capitale, non ho ereditato questo posto come capita ad molte altre persone che hanno ad esempio la baita in montagna, magari l'hanno ereditata dai nonni. No, io l'ho acquistata con i risparmi del mio lavoro, perché ho sempre lavorato. Io ho sempre lavorato da quando andavo già alle scuole, lavoravo in estate anche, quindi non si può dire che io non abbia mai lavorato in vita mia, nonostante ci sia qualcuno poi sul canale che mi dice vai a fare i traslochi, ti ci vedo bene, robe di questo tipo. Quindi io vivo di sogni, ma vivo di concretezza, quindi lavoro, pago il mutuo, ho le mie spese e comunque riesco a fare quello che mi piace qua, potendo contare sulle mie entrate, i miei introiti, che adesso in qualche maniera arrivano anche da YouTube, perché YouTube è un'opportunità, nonostante anche qua ci sia magari un modo, una visione critica nei miei confronti quando faccio vedere i prodotti, quando faccio la recensione, quando c'è lo sponsor. Fare video su YouTube è estremamente impegnativo, richiede tempo, sforzi e non si crea così dal nulla. Quando io faccio le cose qui vuol dire che prendo, sposto il cavalletto, faccio le varie inquadrature, montaggi video, attrezzatura fotografica, quindi è un grandissimo lavoro. Molto bello, bellissimo, super appagante, mi piace moltissimo e quindi continuerò sicuramente finché ne avrò voglia. Magari un giorno questa voglia svanirà. E comunque è una necessità che io sento, ho sempre avuto questa necessità di esprimermi a livello artistico e YouTube è una ottima opportunità da questo punto di vista. Progetti per quest'anno, a dire il vero non ho in mente, a parte che non mi piace pianificare troppo, comunque non ho in mente stravolgimenti incredibili. Sono riuscito ad arrivare a un livello di comfort sufficiente qui. Il grosso dei lavori io credo che sia stato fatto, quindi posso concentrarmi su altre cose, magari più in dettaglio, più il dettaglio per la miglioria, i lavoretti. Ad esempio qua dovrò ancora fugare tutto il muro, dovrò
sfogare anche dentro gli ultimi buchi rimasti aperti per evitare che mi entrino ghiri e roditori. Dovrò anche risolvere questa situazione in qualche modo. Continuerò con l'apicoltura, che è molto impegnativa, già questa mi richiede tempo, e obiettivamente mi piace anche venire su qualche volta e godermi il posto senza ogni volta dover spaccarmi la schiena. Insomma, c'è sempre da fare. Una cosa sembra una frase scontata, ma in realtà è proprio così. Qua c'è sempre da fare, basta aver voglia e tempo, e si migliora tutto. Probabilmente ecco, un altro dei progetti che avevo in mente, che non ho ancora realizzato, era l'idea di fare un piccolo orto, coltivare qualcosa, magari anche semplicemente delle patate, mettere qualche pianta di mirtillo. Adesso vedremo, ho varie idee. Poi ne approfitto anche per ringraziare tutto il pubblico sudamericano, perché c'è un grande seguito, soprattutto dall'Argentina. Mi seguono tantissime persone dall'Argentina, quindi muchas gracias a toda la gente de Argentina. E non solo dall'Argentina, dal Messico, Brasile, tutti i paesi del Sud America. Qualcuno i miei video li ha visti. Poi anche moltissima gente dagli Stati Uniti, anche dal Canada e da tutte le altre parti del mondo, in realtà. Nonostante sia un canale non incredibilmente grande, il pubblico è molto variegato e multinazionale. Difatti comunque tutti i miei video sono sottotitolati. Anche questa cosa è una cosa che richiede un ulteriore sforzo, quindi spero che possiate apprezzare che i sottotitoli siano abbastanza comprensibili. Non mi va di fare video in inglese o spagnolo, parlicchio inglese e spagnolo, quindi potrei anche qualche volta improvvisare una roba del genere, ma credo che, ecco, vada affrontata più come una serie Netflix sottotitolata o qualcosa del genere. Beh, io credo che sia tutto. Abbiamo fatto questa chiacchierata. A me solitamente non piace molto fare questo genere di video in cui parlo a ruota libera. Preferisco fare escursioni, fare lavori, fare altre cose un pochino più mirate. Comunque sicuramente ci saranno magari altri video di questo genere in futuro, se vi dovessero interessare. Comunque fatemi sapere nei commenti se questo video è servito per chiarirvi un pochino le idee e togliervi qualche dubbio, e se avete ulteriori domande mettetemele sotto e proverò a rispondervi nel limite del possibile. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Luca.